Signori, oggi sono qui per rispondere ad una domanda che molti di voi sicuramente si sono fatti, probabilmente tutti quelli che hanno pensato di aumentare le prestazioni della propria vettura. È meglio mappare la centralina della propria auto o installare un modulo aggiuntivo? Per rispondere a questa domanda mi sono recato nell'azienda più grande del settore d'Italia. Stiamo parlando quindi di Dimsport, azienda con cui collaboro ormai da un bel po' di tempo e che ogni tanto ripropongo per l'importanza che ovviamente ha nel settore. Per farvi capire, signori, l'azienda nasce nel 91, ma nel 95 produceva già i moduli per le prime auto a iniezione elettronica, quindi qualcosa di moduli ne sanno. Ad oggi, ragazzi, chiaramente stiamo parlando di un'azienda che è cresciuta a livello esponenziale, è un'azienda che ha sedi in tutto il mondo, quindi non solo più in Italia, c'è in America, in Spagna, su tutto il pianeta. Oggi chiaramente non producono solo moduli, hanno sviluppato negli anni un sacco di prodotti e servizi, tra cui i banchi prova potenza, no? L'abbiamo provati negli scorsi video. Pensate che Giovanni De Regibus, il fondatore dell'azienda, ha costruito come sua prima auto da rally questa Peugeot 309 GTI e poi da lì è nato un lavoro e ovviamente l'enorme azienda. Ora, perché siamo venuti qui oggi? Il business principale ad oggi dell'azienda sta nella linea Race. Stiamo parlando quindi di strumenti e software per la riprogrammazione delle centraline delle auto. Questo significa che se voi andate da un preparatore, un mappatore, molto probabilmente utilizza uno dei prodotti della linea Race di Dimsport per rimappare le centraline. Loro però, Dimsport, sono partiti dai moduli e ne sviluppano ancora oggi, anche di altissima qualità, come moduli pedali, moduli potenza, insomma ne hanno di ogni. Quindi se fossi andato in un'azienda che produce solo i moduli mi avrebbe detto che la soluzione migliore sono ovviamente i moduli. Se fossi andato da un mappatore mi avrebbe detto no, bisogna assolutamente solo mappare le centraline. Invece oggi qui scopriamo senza favoritismi qual è la soluzione migliore. Allora, mettiamo subito le mani in pasta, siamo nella zona dedicata al banco prova potenza. Su questo banco abbiamo sviluppato la mappa della GT86 e abbiamo anche testato il modulo aggiuntivo sulla Carrera S. Quindi partiamo subito dalla mappatura, parliamo con un tecnico e vediamo cosa ha da dirci. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è andare a leggere la centralina della macchina in modo da avere il file originale. Per farlo noi proponiamo diversi strumenti. Il primo è il Genius, che avevamo già visto con te quando abbiamo fatto la GT86, che avevamo letto e scritto la macchina tramite l'OBD, oppure si può usare il Trasdata per andare a leggere e scrivere la centralina direttamente a banco. Ci sono macchine che purtroppo non si possono leggere tramite l'OBD e quindi per farlo andiamo a collegarci o al connettore della centralina oppure aprendo direttamente la centralina e andandoci a collegare direttamente sulla scheda. Una volta che l'abbiamo letta, noi abbiamo un software che si chiama Race, dove andiamo a inserire il nostro file originale letto, e quando noi andiamo a inserire su Race il nostro file letto noi proponiamo un settaggio che è semplicemente una lista di tutte le mappe che noi conosciamo e che abbiamo sviluppato eccetera, vengono divise per nome, per categoria, in modo che il cliente con delle semplici tabelle possa andare a modificare l'auto che ha in officina. Noi diamo diverse mappe che possono essere quelle di anticipo, di lambda per andare a modificare la carburazione, di coppia e molte altre. Tutte queste mappe qui ci permettono di andare a fare la modifica. Quando abbiamo finito il nostro file modificato lo salviamo e andiamo a riscriverlo sull'auto per poterlo provare a banco e vedere se effettivamente la modifica è stata fatta bene oppure no, se è da correggere, tutte queste cose qua. Parlando proprio nello specifico della GT86, cos'è che quindi abbiamo fatto per tirare fuori quei cavalli in più, che non erano tantissimi perché era aspirata, però ha funzionato? Appunto, essendo aspirata purtroppo non abbiamo le mappe di turbo, quindi dove normalmente si riesce a dare quell'incremento di potenza maggiore, però sulla GT86, che è una macchina aspirata, siamo andati a lavorare sulle mappe di anticipo, quindi andando a migliorare quello che può essere l'anticipo dell'auto per farla rendere meglio, soprattutto se si usa la 108 anni, lavorare con le mappe di anticipo ti permette di avere qualche cavallo in più. Sulla fasatura degli alberi a camme, già con quello si migliora
migliora molto la potenza. Le mappe di Lambda, che sulla tua avevi anche modificato lo scarico completamente, quindi abbiamo modificato anche la carburazione della macchina, perché se no rimaneva troppo magra, quindi le mappe di Lambda ti permettono di aggiungere carburante o toglierlo, dipende dalla macchina. E la risposta del pedale, che è una delle cose che migliora un po' la risposta, soprattutto sulle macchine di piccola cilindrata o con poca potenza o aspirate, e dove riesci a sentire quel brio in più che ti dà un pochino di potenza in più. Okay. Ovviamente nel caso si facciano preparazioni molto importanti, cambiando turbo, l'aspirazione, forgiando il motore, ci vuole una mappa, giusto? Certo. Purtroppo con i moduli non riesci ad andare a togliere i problemi che poi hai quando cambi dei pezzi sull'auto. Certo. Quindi vai a mapparla per poter adattare la centralina ai nuovi pezzi, che possono essere una turbina più grossa, quindi cambiare le pressioni, agli scarichi e via dicendo. Lì hai bisogno della mappatura perché ti permette di andare oltre ai suoi limiti da originale. Ovviamente quando poi si va a fare anche una modifica, si va anche a disattivare o attivare alcune feature sull'auto che magari non ci sono, tipo attivare i display sportivi su alcune auto, i pop and bang se si vuole fare un po' più di bordello. Su alcune BMW c'è l'attivazione per aumentare il rumore dello scarico, hanno proprio delle mappe che gestiscono il rumore dello scarico, oppure disattivare lo start e stop o altri componenti che magari possono dare fastidio. Un'altra parte importante è l'assistenza tecnica. Noi ai nostri clienti offriamo un'assistenza tecnica tramite un ticket system, che è una nuova piattaforma che abbiamo, dove il cliente per qualsiasi problema ci manda tutti i dettagli su cosa è successo durante una scrittura, o se ha problemi sul software e non riesce a fare una modifica, eccetera. Mandandoci un ticket noi andiamo a risolvere il problema al cliente. Diciamo che è una parte molto fondamentale per noi, quindi cerchiamo di offrire la migliore assistenza possibile a tutti i clienti nel mondo. Molto bene, adesso invece passiamo al modulo, per esempio quello che abbiamo installato sulla Carrera S. Cosa succede quando si installa un modulo aggiuntivo? Quindi bellissime le mappe, però non si possono fare su tutte le centraline, e poi magari non tutti vogliono modificare così profondamente la loro auto. Per questo però abbiamo i moduli aggiuntivi. Esattamente, in Dimsport abbiamo una linea di moduli aggiuntivi che va a spaziare su diverse applicazioni. Possiamo partire facendo vedere il nostro Rapid FR Compact, che va collegato sul potenziometro dell'acceleratore e può andare a cambiare la risposta in modi differenti, partendo dal depotenziamento, quindi avere una risposta più morbida con la stessa pressione, invece a fare il lavoro opposto, quindi avere una risposta più brillante con una minor pressione. O altrimenti abbiamo anche il nostro modulo Rapid TPM, quello che abbiamo utilizzato come nel caso della Carrera, che si va a collegare su sensori specifici all'interno del cofano. Tramite il suo cablaggio plug and play andiamo a modificare la lettura di questi sensori in maniera da avere una reazione da parte della macchina e quindi avere un incremento di prestazioni. Quindi diciamo che non andiamo a modificare nulla della centralina, ma solo la lettura di alcuni sensori. Esattamente, intercettiamo dei sensori tramite i nostri connettori plug and play originali, leggiamo noi direttamente dal sensore e spediamo alla centralina motore una lettura del dato modificato. Nel caso dei motori turbo benzina come quello della Porsche andiamo a collegarci al sensore di pressione turbo, al sensore di pressione del collettore d'aspirazione e anche ai giri motore, che utilizziamo come riferimento per poter andare a cambiare la quantità di modifica nelle singole fasi. Invece nel caso dei motori turbo diesel, lì andiamo a collegarci al sensore di pressione del rail, quindi pressione del gasolio, sensore di pressione turbo, e anche qui sempre la lettura dei giri, appunto per poter fornire quantità di modifiche diverse a regimi diversi. I nostri moduli hanno tutti un cablaggio plug and play dedicato che viene fornito insieme nel kit con le istruzioni di installazione, quindi è un'operazione che nella maggior parte dei casi si può svolgere tranquillamente a casa senza l'utilizzo di particolari strumentazioni, e proprio per questa ragione è anche sempre facile tornare all'originale smontando il tutto. Questo tipo di soluzione ha anche il grosso vantaggio che, appunto, potendo metterlo e toglierlo a piacimento, non va a invalidare la garanzia di casa madre. E come accennavi tu prima, giustamente, molte macchine di ultima generazione hanno le centraline bloccate, quindi anche volendo questa rimane l'unica soluzione che si può applicare per avere un incremento e per poter comunque modificare il proprio mezzo, personalizzarlo. Come
per il race, anche noi di Rapid ci teniamo sempre a fornire la possibilità di ricevere assistenza comodamente da casa ai nostri clienti. Infatti in ogni kit viene spedito anche un cavetto di programmazione che direttamente da remoto vi permette di collegarvi con uno dei nostri tecnici e ricevere assistenza in caso di bisogno. Per esempio, in un caso specifico abbiamo avuto un nostro cliente con un RS3 in Inghilterra che aveva eseguito già delle modifiche fisiche hardware abbastanza importanti al mezzo, e grazie appunto alla possibilità di fare la calibrazione a distanza con noi è riuscito ad ottenere degli ottimi risultati. Tra l'altro vi anticipiamo che a breve sui nostri siti sarà disponibile anche il nostro nuovo Rapid Pro, che è l'evoluzione del nostro Rapid LPE. Si va a piazzare nel mezzo appunto tra quello che era l'LPE e quello che è il TPM, andando comunque a fornire la modifica sui due sensori anticipati prima sul diesel e sul benzina, ma con la differenza che è gestibile tramite applicazione, si possono impostare 4 modalità diverse e si può anche andare a personalizzarle, quindi diciamo offre ancora un maggior margine di personalizzazione all'utente finale. Benissimo, dopo aver ascoltato i tecnici facciamo comparire sullo schermo in sovraimpressione un po' il riassunto di quello che abbiamo imparato oggi, e la domanda quindi chiaramente è: quindi è meglio una rimappatura o è meglio un modulo aggiuntivo? La risposta è che non c'è una risposta giusta per tutti, perché va ovviamente in base alle vostre esigenze. Quindi sei un ragazzo che ha una macchina nuova, intonsa, bella, ancora in garanzia, quindi non vuoi esagerare con le elaborazioni, vuoi solo fare magari, non so, un'estetica un po' più carina, un silenziatore un po' più sportivo, vuoi dormire tranquillo ma vuoi più potenza, quindi più coppia, più cavalli, ti prendi il tuo bel modulino, vai con il link in descrizione sul sito Rapid, compri il modulino, inserisci il modello della tua macchina, ti danno già il modulo perfetto con il cablaggio per la tua vettura, e se non te la senti di montarlo, sempre sul sito trovi le officine specializzate che te lo installano. Se invece sei un ragazzo che è un po' più nerd dei motori, quindi vuole fare una preparazione profonda, vuole girare in pista, togliere il catalizzatore, mettere un turbo maggiorato, intercooler, tutto quello che sta dietro ad una preparazione grossa sul motore, allora in quel caso la rimappatura è la cosa più giusta per te. Sono molto curioso di sapere, tu che stai guardando questo video, chi sei dei due, quindi scrivete nei commenti se siete più ragazzi da rimappatura o ragazzi da modulo aggiuntivo, anche perché voglio capire, ci sono ragazzi che vogliono più la sicurezza e tranquillità o ragazzi più estremi? Fatemelo sapere. Vi ringrazio per essere rimasti oggi qui con me e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Un saluto.